tutti, siamo Miki e Carlo o Bonnie e Gala e questa è la lista delle attività più fighe da fare alle Maldive. Cominciamo! Un mese fa eravamo convinti che le Maldive fosse una destinazione per super ricchi che praticamente passano le loro giornate a prendere il sole e ad annoiarsi su spiagge da sogno. Per fortuna la realtà non è affatto così, è una destinazione che può essere visitata senza spendere una fortuna e soprattutto avendo le giornate piene di attività e di sport acquatici, una figata. Siamo appena tornati da 3 settimane alle Maldive dove ci siamo divertiti un mondo su 3 isole diverse e quindi adesso consigliamo anche a te che cosa fare. Attività numero 1, lo snorkeling o l'apnea. Le Maldive sono una delle migliori destinazioni al mondo per ammirare le bellezze sottomarine. Una delle cose più facili per farlo è prendere maschera e boccaglio e letteralmente camminare dall'isola in acqua. Di solito c'è una barriera corallina che circonda tutte le isole ed è facilissimo raggiungerla. Si possono incontrare tartarughe, tantissimi pesci colorati, delle razze e anche magari qualche scoletto innocuo. Innocuo, credeteci, è davvero innocuo. Veramente, c'è tantissimo da vedere. Però ogni isola ha delle caratteristiche diverse. Quindi è giusto chiedere a chi è esperto, quindi al vostro albergo oppure a un diving center, per sapere qual è il luogo migliore dove andare ad esplorare. Attività numero 2. Alziamo il livello. Nuotare con lo squalo balena. È stata una delle esperienze più belle della nostra vita, ma se lo vuoi fare anche tu ti devi preparare bene. Intanto lascia un like per lo squalo balena. Lo squalo balena viene avvistato praticamente tutto l'anno nell'atollo di Ari Sud. Noi ci abbiamo passato 2 settimane in questa zona e praticamente ne abbiamo visti una decina. Sono animali completamente innocui per l'uomo, praticamente mangiano solo plankton, sono molto timidi e per niente aggressivi. In più arrivano fino in superficie, quindi non è necessario essere grandi apneisti per nuotare come loro, ma basta maschera e boccaglio e un po' di voglia di andare. Diciamo che ci vogliono anche le pinne però, perché nuotano piuttosto veloce, quindi per stargli dietro fanno abbastanza comodo. Se questo è l'obiettivo del tuo viaggio alle Maldive, allora l'isola migliore che ti possiamo consigliare è Digura. È un'isola davvero bellissima ed è un'isola locale, quindi a basso costo. Ci sono hotel come Bliss Digura che ti organizzano tutto, compreso queste escursioni. Praticamente tu devi prendere solo il viaggio fino a Malé e il resto lo fanno loro. Ci siamo trovati talmente bene con lo staff di Bliss che gli abbiamo chiesto di organizzare un codice sconto apposta per te. Lo trovi qui sotto. Tutte le info sono nella descrizione del video, ma di fatto si tratta di un 10% di sconto sulla prenotazione della camera e poi $25 a testa da usare per le escursioni. Ma andiamo avanti ora. Attività numero 3. Visitare un'isola deserta. Questa è decisamente un'attività sottovalutata, anche noi stavamo per non andare. Ma siamo davvero grati di aver cambiato idea all'ultimo. Sostanzialmente le Maldive sono dei gruppi di isole e alcune sono talmente piccole che sono anche solo sabbia e non sono abitate. Ti consigliamo di visitarle al tramonto, è il momento migliore in assoluto e se sei fortunato magari rimarrai anche completamente da solo come ci siamo trovati noi su quest'isola deserta. Diciamo che è un'esperienza che rimarrà con te per tutta la vita. Se ti interessa una guida completa su come organizzare il tuo viaggio low cost alle Maldive hai 2 opzioni. O ti iscrivi al canale e aspetti i prossimi video in cui vi descriveremo tutto, oppure vai sul nostro sito che trovi in descrizione e abbiamo fatto una guida PDF completissima. Attività numero 4. Barbecue in spiaggia. Si può organizzare come cena romantica di coppia, come super cena in famiglia oppure come mega festone pieno di amici. In ogni caso te lo consigliamo perché il cibo pescato fresco è buonissimo e con i piedi nella sabbia è ancora meglio. Che poi una delle cose più fighe delle Maldive è che non c'è escursione termica, quindi di fatto di giorno o la sera la temperatura è sempre la stessa e quindi in spiaggia a mezzanotte si sta proprio da Dio. In più anche nelle isole locali trovi bellissimi decori nella sabbia oppure nelle palme che rendono l'atmosfera davvero magica. Torniamo sott'acqua però all'attività numero 5. Nuotare con le mante oceaniche. Le mante oceaniche sono un altro gigante buono del mare, arrivano fino a 6-7 metri di larghezza, però mangiano solo plankton, quindi sono totalmente innocue. È facilissimo nuotarci insieme perché rimangono in una zona ben definita e quindi non è necessario seguirle facendo fatica. Poi sono così spavalde, si fanno avvicinare davvero tantissimo. Nuotano in gruppi anche molto numerosi e si possono ammirare dalla superficie oppure immergendosi di pochi metri e danzando con loro. Nell'atollo di Ba si trova la baia di Hanifaru, che è protetta dall'UNESCO ed è praticamente un posto dove si possono
possono vedere fino a 200 mante insieme. L'unica cosa da fare è fare attenzione a non colpirle in acqua. Non si può soggiornare in questa baia, quindi l'isola più vicina e più comoda è l'isola di Daravandu. Noi siamo stati a Blue World, che è un villaggetto di bungalow sulla sabbia low cost. Ed è stato davvero fantastico. Hanno un ottimo centro diving, quindi se vuoi vedere le mante qui non verrai deluso. Nella stagione delle piogge, quindi da maggio a novembre, è praticamente sicuro di vederne tante insieme. Attività numero 6. La subacquea. Questo è uno dei motivi per cui tantissimi, come noi, scelgono le Maldive. Tutte le attività che ti abbiamo descritto prima, quindi esplorare la barriera corallina, nuotare con lo squalo balena, nuotare con le mante, sono cose che si possono fare tranquillamente anche con le bombole. Il grosso vantaggio è che in questo caso hai tutto il tempo del mondo, non hai bisogno di tornare in superficie per prendere aria. Noi abbiamo anche preso brevetto in mezzo a questo paradiso e faremo un video in cui ti spiegheremo tutto di come si fa. Oltre alle immersioni più normali ti consigliamo anche quella notturna. Potrebbe sembrare pauroso, ma non lo è. È un modo per apprezzare l'oceano in maniera totalmente diversa. Ti rendi conto di tutti i dettagli e di quante sono piccole alcune creature nel mare. Abbiamo anche visto una murena che cacciava e che si è mangiata un bel pesciolino. Attività numero 7. Spiaggiarsi. Maldive uguale spiaggia da sogno. Questo è lo stereotipo ed è assolutamente vero. La sabbia e l'acqua sono talmente belle che l'unica cosa che vorrei fare è passare da un bel libro sotto una palma a un super tuffetto in acqua azzurra. Se ti immagini il caldo torrido estivo che abbiamo in Italia, non è per niente così. Complice le brezze oceaniche, alle Maldive si sta molto bene, soprattutto sotto una palma. Unica accortezza è che dato che noi italiani non siamo troppo abituati al sole tropicale, il consiglio è di evitare le ore centrali per non bruciarsi. E non dimenticare di goderti il tramonto in spiaggia tutti i giorni che puoi. La temperatura non scende, ma il cielo si illumina di colori pazzeschi che ti lasceranno a bocca aperta. Per non parlare del traffico che c'è a quell'ora, perché tra granchi e paguri sembra di stare in autostrada. I tramonti sono forse la cosa più bella delle Maldive. Attività bonus. Passiamo ora alle attività che avremmo voluto fare, ma non abbiamo avuto il tempo di provare. Chi è che diceva che le Maldive sono noiose? Il surf. Ci sono tante isole alle Maldive dove ci sono onde che si possono surfare. Quindi se questo è il tuo obiettivo, devi scegliere l'isola in base al tuo livello di surf. Mediamente le onde sono piuttosto belle, ma anche difficili. Quindi diciamo un livello intermedio avanzato. Un safari marino. Quasi tutte le isole e hotel offrono un safari marino. È molto semplice, si sale in barca e via, alla ricerca di delfini o altri animali marini che si possono osservare dall'alto. In questa zona direi che c'è l'imbarazzo della scelta. Noi l'abbiamo fatto in Sardegna ed è stata davvero una bella esperienza. Il video uscirà a breve e lo troverai sul nostro profilo. Osservare la bioluminescenza. Si tratta di un fenomeno in cui l'acqua si illumina di colori fosforescenti blu grazie all'attività di alcuni microrganismi. È abbastanza raro e si trova solo su alcune isole specifiche alle Maldive, però si tratta di uno di quei pochi luoghi al mondo in cui si può osservare questo fenomeno. Purtroppo nessuna delle isole in cui siamo stati a questo livello di bioluminescenza, però basta una veloce ricerca per capire quali sono quelle giuste. Speriamo davvero che ti sia piaciuta la nostra lista. Per oggi è tutto, ciao!